29 aprile 12. Eletti, amici cari, il mio sguardo amoroso è su di voi. Non temete, qualunque cosa accada io, Gesù, sono con voi. Sposa amata, conosco ogni cosa che avviene nel mondo ed in ciascuno di voi. Non temere, non tremare, se vedi le colonne del mondo tremare e piegarsi, l'universo è sotto il mio dominio. Ho il controllo su tutto, non si stacca foglia dal ramo, senza il mio permesso, non volteggia nell'aria, senza che io lo voglia. Tutto vedo. Tutto so. Questa verità serve a rendere il cuore sempre gioioso, sapendo che io, Gesù, ho il controllo su di tutto ed io sono l'amore. Mi dici, Santissimo Signore, certo è che, se gli uomini riflettessero su questa verità, soffrirebbero molto meno e non avrebbero paura di tutto, del presente, del futuro, persino di se stessi. È bello sapere che l'amore domina il mondo, sapere che il re dell'universo è amore, sempre amore, soltanto amore. È bello sapere che ogni uomo è oggetto del tuo immenso amore, e che non c'è alcuno che ne sia privo. Gesù adorato, Gesù Santissimo, Gesù, delizia infinita dell'anima, che confida in te, com'è bello sapere di essere da te tanto amati. L'amore umano è fragile, è debole e può finire, ma l'amore divino è forte e mai ha fine. Sposa amata, bene hai parlato, perché il mio spirito è su di te. Se ogni uomo capisse quanto è da me, Dio, amato, canterebbe di gioia e sarebbe colmo di viva speranza. Sposa amata, per capire basterebbe che guardasse la croce e riflettesse sul mio sacrificio, se facesse questo ogni giorno, certo, capirebbe e sarebbe felice. La croce è il mio vessillo, parla di amore, di un immenso amore, parla del mio amore per l'umanità di tutti i tempi, per ogni uomo. Sposa amata, gli uomini del terzo millennio non guardano la croce, non riflettono su di essa, non fanno questo, quindi, non capiscono. Con la mia croce, sposa cara, ho detto tutto al mondo, ma poco è stato compreso del mio sacrificio d'amore. Sposa cara, hai compreso che sono morto per ogni uomo perché egli avesse vita in me? Mi dici, Santissimo Gesù, tu sei luce, via e verità? Aiutaci a capire in modo sempre più profondo. Aiutaci, dolce amore, perché ogni uomo cerchi di ricambiare il tuo sublime sentimento e trovi gioia in te, Gesù. La grande tristezza, che domina il terzo millennio, è la conseguenza del fiume di peccato, che attraversa la terra e annebbia le menti ed indurisce i cuori. Chi si lascia irretire dal male diviene cieco e sordo, cieco davanti ai tuoi segni, sordo alle tue parole. Tu sei l'amore, sei sempre amore, solo amore, ma l'uomo non comprende, quando resta affondato nel fango dell'errore. Abbraccia, dolce amore, il mondo con la tua misericordia e salvalo dall'autodistruzione verso la quale va. Sposa amata, ti dico che non permetterò che gli uomini, nella loro follia, si autodistruggano. Non temere, piccola sposa. Vivi, felice, nel mio cuore e godi nelle delizie ed amore di questo giorno. Ti amo. Vi amo. Gesù. La mamma parla agli eletti. Figli cari e tanto amati, con la preghiera ardente e l'obbedienza a Dio sostenete il mondo. Voi non capite la potenza della preghiera, che esce da un cuore ardente d'amore per Gesù. Vi dico che se ognuno lo capisse bene pregherebbe senza interruzione, pregherebbe sempre. Dio vuole concedere molto, vuole concedere tutto. Abbiate piena fiducia in Lui, sia se tutto va bene sia se tutto va male. Gesù, figli amati, Gesù, figli cari, ha il controllo dell'universo. Ricordate le parole di Gesù: molti passeri si vendono per un soldo, ma neppure uno è caduto, senza che Dio lo permettesse. Il suo controllo è su tutto, nulla accade che egli non voglia o permetta. Piccoli cari, vi chiedo di essere ardenti nel supplicare, arditi nel chiedere e molto fiduciosi. Dio molto concede a chi molto si fida di Lui. Chiedete, chiedete molto, chiedete tutto a Dio, soprattutto di avere sempre più fede. Chiedete per ottenere e fate, gioiosi, la sua volontà. Insieme, uniamo i cuori per adorarlo dal profondo della nostra anima. Vi amo tutti ed intercedo per ciascuno di voi davanti a mio Figlio. Ti benedico, in modo speciale, piccola mia. Maria Santissima.